Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di broker, andremo a vedere quali sono le sostanziali differenze tra i vari tipi di broker che esistono e soprattutto perché dovremmo sceglierne uno piuttosto che un altro, eccetera. Quindi mi raccomando, fate attenzione a tutto il video perché andremo a toccare punti veramente interessanti e ovviamente prima di partire però vi invito a lasciare un bel mi piace e l'iscrizione al canale se sei nuovo. A voi non costerà nulla, però contribuirete alla crescita del canale e io vi ringrazio tantissimo. Detto questo, andiamo ad analizzare quali sono le differenze sostanziali dei broker. Partirei subito con il dire che ci sono due categorie di broker: MM che sta per Market Maker ed ECN che sta per Electronic Communication Network. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di uno e dell'altro? Adesso io quello che andrò a fare sarà quello di elencarvi le caratteristiche dell'uno e dell'altro e poi secondo me capire quali sono gli effettivi vantaggi e svantaggi sta effettivamente a voi. Quindi per qualcuno un determinato punto può essere uno svantaggio, magari per un altro che ha un punto di vista diverso può essere un vantaggio, quindi starà a voi il giudizio finale, diciamo così. Dirò ovviamente anche il mio giudizio o comunque che broker uso, perché lo uso eccetera, anche se già lo sapete, però andiamo subito a vedere quali sono i punti fondamentali. La sostanziale differenza sta secondo me nella prima parte, che poi andremo a contestualizzare anche aggiungendo gli altri punti. E appunto la prima differenza è che i market maker fanno l'oro da controparte, mentre gli ECN ti collegano direttamente al mercato. Andrei ad analizzare questo punto. Fanno l'oro da controparte i market maker in che senso? Qui farei proprio un esempio. E come funziona? Quando noi andiamo ad aprire un ordine non lo facciamo direttamente sul mercato, appunto lo stiamo facendo sul broker. Quando lo andiamo a fare sul broker market maker, il broker cosa farà? Vedrà la nostra entrata al mercato, farà un'entrata opposta alla nostra sul mercato reale, quindi è come se scommette contro di noi. L'esempio più facile che viene appunto sempre fatto è come quello dei bookmakers sportivi. Quando noi andiamo a fare una scommessa tramite bookmakers, cosa fa il nostro bookmakers? Farà la scommessa contro di noi, diciamo sul mercato reale, come in questo caso. Quindi è come se va proprio a scommettere contro di noi, mentre il broker ECN invece passa direttamente il nostro ordine al mercato reale. Quindi noi apriamo la nostra posizione, lui non ci farà da controparte, prenderà semplicemente il nostro ordine e lo piazzerà sul mercato reale. Questa per me è una cosa fondamentale ed è uno di quei punti che mi ha fatto scegliere un broker ECN. Come sapete, infatti io utilizzo FP Market perché è soltanto ECN. Poi ci sono altri broker che fanno da misto market maker ed ECN, ma anche quelli lì diciamo che non li tengo tanto in considerazione, perché capite bene che quando e come vogliono possono mettersi contro di noi, quindi anche lì non è che ha tanto senso. Quindi preferisco un broker 100% ECN come appunto FP Market. Cosa può succedere all'interno di questi broker? Che nei broker market maker ci possono essere delle finte quotazioni, quindi loro, facendoci da controparte, possono mostrarci, tra virgolette, metterei ampie virgolette, possono mostrarci il mercato che vogliono, eccetera, che poi non avviene, ok, tutto quello che vogliamo, ma possono farlo e fidatevi, ci sono broker che lo fanno. Mentre nelle CN sono le quotazioni reali, perché appunto i nostri ordini vengono messi direttamente sul mercato, quindi quelli sono e quelli restano. Altro punto da toccare è lo spread, sia quello fisso sia quello variabile. Nei market maker solitamente è più ampio, diciamo c'è uno spread più alto, mentre nei broker ECN solitamente è più basso o addirittura quando c'è tanta liquidità può arrivare quasi a zero. Altro vantaggio per cui appunto vado a scegliere un broker ECN. Altro punto da toccare sono le commissioni. Anche qui c'è da non fare tutto un erba un fascio, perché ad esempio i market maker solitamente non hanno commissioni, avendo già uno spread più alto e avendo già interesse a guadagnare da quello che le persone perdono. Solitamente non hanno commissioni. Dico solitamente perché ci sono broker market maker che hanno anche commissioni, mentre un broker ECN solitamente ha delle commissioni fisse o comunque ci vengono già esposte e sappiamo quanto andiamo a pagare di commissione. Poi ci sono broker ECN che hanno vari tipi di conto, magari ecco dove c'è uno spread più alto ma ci sono basse commissioni eccetera, ma anche in questo caso direi una cosa più da valutare poi in casi singoli. Punto veramente interessantissimo che si collega alla parte iniziale, per questo dicevo che poi deve essere tutto contestualizzato e ognuno prende la propria decisione, è il conflitto di interesse. Sul broker market maker ovviamente c'è un conflitto di interesse perché l'interesse nostro è quello di
di fare profitto, mentre l'interesse loro è farci perdere, perché se no loro non guadagnano, e capiamo bene che le due cose non combaciano. Quindi parliamoci chiaro, in un modo o nell'altro, in un broker market maker loro cercheranno di far di tutto per fare in modo di farti perdere soldi. Non si scappa da lì, perché non regalano soldi, loro vogliono sempre vincere, quindi capite bene che non avrebbe senso far vincere l'utente se c'è un conflitto di interesse. Mentre cosa opposta è sul broker ECN, perché qui non c'è un conflitto di interesse, quindi che tu vinca o perda a loro non interessa, loro fanno soltanto da servizio per prendere i tuoi soldi e metterli sul mercato reale. Quindi loro già guadagnano dalle commissioni fisse, un pochino anche dallo spread sicuramente, e a loro non cambia nulla che tu vinca o perda, anzi forse loro conviene di più che tu sia vincente e profittevole nel lungo termine, così da restare nel broker, fare più operazioni e pagare più Altro commissioni. punto Che a parer mio, infatti l'ho scritto in teoria, perché ormai non è più così, magari forse qualche anno fa, ma adesso è cambiato del tutto, il deposito minimo basso per quanto riguarda il market maker, mentre il deposito minimo solitamente è un po' più alto per quanto riguarda gli ECN, ma appunto ripeto, ho detto in teoria perché non è più così, solitamente il deposito minimo basso ormai ce l'hanno quasi tutti i broker. Altra cosa è l'assenza dei microlotti nei broker ECN, ma anche in questo caso non è sempre così, perché ad esempio in FP Market si possono usare i microlotti, quindi questa cosa qui l'ho specificata che in teoria, ma da qualche anno a questa parte le carte in tavola sono cambiate, perché quasi tutti i broker si stanno allineando, quindi diciamo che il deposito minimo basso c'è quasi tutti i broker, sia che il broker e market maker sia per il broker ECN. Stessa cosa per i microlotti, ormai sono quasi utilizzabili dappertutto, che sia su market Quindi, maker che giudizio ECN. mio finale, come ho già detto, io scelgo di gran lunga le caratteristiche che hanno i broker ECN, perché già il trading è un'attività difficile in sé per sé, quindi già abbiamo il mercato, già dobbiamo combattere tra virgolette contro il mercato, ma se dobbiamo combattere anche con chi ci offre il servizio per mettere i nostri ordini sul mercato, allora lì diventa quasi impossibile. Infatti, come sappiamo, le statistiche dicono che il 90% e passa dei trader è perdente, e su questo fanno leva appunto i broker market maker. Sanno che il 90% dei trader è perdente, quindi scommettono contro chi va a tradare, diciamo così. Quindi vanno proprio a scommettere contro chi va a tradare. Diciamo che possiamo evitare questa parte rivolgendoci a un broker ECN. Quindi la scelta del broker, ragazzi, è veramente importante, se non fondamentale, soprattutto per chi è all'inizio, errori che ho fatto anche io in passato, perché magari non sapendo a quale broker affidarmi, o magari andavo soltanto a vedere chi aveva le commissioni migliori, eccetera, quindi magari mi sono andato ad affidare a broker market maker, non sapendo che appunto c'erano quotazioni che magari non erano proprio allineate con il mercato reale, loro comunque avevano un conflitto di interesse, quindi hanno piacere che le persone siano perdenti, e l'ho capita dopo un po' di tempo questa cosa. Poi ripeto, ognuno faccia le proprie considerazioni, le proprie scelte, c'è chi si trova comunque bene, c'è chi trova questi punti che siamo andati a toccare un vantaggio piuttosto che uno svantaggio, quindi non metto mano. E nient'altro da aggiungere, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video.